Kawaii Cookingへようこそ。 Buongiorno a tutti! Oggi parlo del koji. Il koji è un elemento che avvia la fermentazione. Si tratta di un cereale cotto a vapore e trattato con la muffa koji. I cereali utilizzati principalmente sono riso, orzo e soia. È indispensabile per la produzione di condimenti, come la salsa di soia, il mirin, il miso, il sake e l'aceto. Adesso vi presento il sale fermentato con koji. Questo è uno dei condimenti. Grazie agli enzimi che si sviluppano durante la fermentazione, questo condimento esalta la dolcezza e l'umami, ma non solo, aiuta anche ad ammorbidire gli ingredienti. Esistono due tipi di koji, secco e fresco. Gli ingredienti sono questi. Metto tutti gli ingredienti in un barattolo sterilizzato e mescolo bene. Lascio riposare a temperatura ambiente per 3 settimane in estate o 4 settimane in inverno, mescolando 1-2 volte al giorno. Dopo una settimana il composto è asciutto, ma non aggiungo mai l'acqua, altrimenti rischierebbe di andare a male. Dopo 2 settimane è uscito un po' di liquido. Dopo 3 settimane il profumo sta diventando più forte. Per verificare se è pronto, guardo la consistenza. Se è cremosa, è pronto per essere utilizzato. Se dopo 4 settimane noto ancora dei granuli, il frullo con un mini primer fino a ottenere un composto cremoso. Il sale di koji si conserva per 3 settimane in estate o 6 mesi in inverno. Adesso preparo asazuke, verdure leggermente fermentate. Gli ingredienti sono questi. Il sedano e la carota vengono sbucciati, poi tagliati a piccoli pezzi. Anche il cavolo cappuccio viene tagliato a piccoli pezzi, ma prima elimino quella parte dura. Trasferisco tutte le verdure in una ciotola, aggiungo il sale di koji e mescolo bene. Lascio riposare in frigorifero per 20 minuti, o meglio ancora per una notte. Metto un po' in una ciotola per servirlo. Provateci, buon appetito! Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale.